Dopo avercela sbattuta sotto il naso con camuffature ormai esigue, Maserati presenta il suo secondo SUV della gamma, la Grecale. La nuova Sport Utility del Tridente sfrutta una versione rivista della piattaforma Giorgio, utilizzata dall'Alfa Romeo Giulia e dallo Stelvio. Fin qui nuova ma non troppo. Inizialmente Maserati la proporrà in 3 versioni. L'entry level, denominata Grecale GT, è dotata di un powertrain microibrido, nello specifico abbinato ad un sistema elettrico 48 volt e a un compressore elettrico, 4 cilindri da 2 litri capaci di 300 cavalli. Successivamente la Grecale Modena, con una versione più potente dello stesso mild hybrid che tocca quota 330 cavalli, e infine la Grecale Trofeo, che sfrutta il potente Nettuno V6 biturbo ereditato dalla sportiva MC20, che raggiunge 530 cavalli, 620 Nm e uno 0 a 100 in 3 secondi e 8, non male per un SUV da poco più di 2000 kg. Tutte le motorizzazioni sono dotate di trazione integrale e cambio automatico a 8 rapporti con convertitore di coppia. Come se non bastasse, arriverà anche la Grecale elettrica, che debutterà sul mercato nella seconda metà del prossimo anno, con una batteria da 105 kWh e, come detto solo pochi giorni fa dal marchio del Tridente, come tutti gli altri futuri prodotti elettrici della casa riceverà il nome Folgore, ovvero fulmine. Esteticamente è molto vicina alla sorella maggiore, con un assetto leggermente ribassato che ne esalta una certa sportività, se vogliamo chiamarla così. Se il frontale ha già ricevuto una grondata di critiche poiché è troppo simile a quello della Ford Puma, ed effettivamente sembra proprio così, il posteriore si allinea a quanto già visto col design dell'MC20. Complessivamente non sconvolge con nulla di così nuovo e, di conseguenza, non scade nello scontato. Mi riservo di vederla dal vivo poiché con l'MC20 le mie iniziali perplessità sono state spazzate via quando me la sono ritrovata davanti. Sia la versione Modena che la Trofeo della Grecale sfoggiano una carrozzeria più aggressiva e sono più larghe nella parte posteriore rispetto a quella d'accesso. Presenti anche una griglia nera a contrasto, cerchi in lega di diametro superiore, impianto frenante Brembo maggiorato e vari aggiornamenti di equipaggiamento. Per quanto riguarda il comparto sospensioni, la Maserati Grecale base utilizza una molla tradizionale, la Modena gli ammortizzatori adattivi e la Trofeo sfrutta una sospensione pneumatica di serie. Metro alla mano, si tratta di un SUV lungo 4,85 metri, circa 15 cm più corto della Levante. Di conseguenza è leggermente più piccolo rispetto a Range Rover Sport, BMW X5 o Porsche Cayenne, nonostante sia più grande di tutte le loro sorelle minori, un posizionamento strategico ed intelligente. Internamente troviamo un abitacolo con una nuova strumentazione digitale a cui si aggiunge uno schermo multimediale da 12,3 pollici, il più grande nella storia del marchio, e un secondo schermo inferiore da 8,8 pollici dedicato alla climatizzazione. Ottima l'abitabilità interna e il comfort, così come i materiali pregiati che offre come pelle, legno e fibra di carbonio. Il marchio annuncia anche una capacità del bagagliaio compresa tra 535 e 570 litri, a seconda della versione. A livello multimediale, inoltre, la Grecale lancia un sistema operativo completamente nuovo, basato su Android, in cui i pulsanti fisici sono quasi completamente eliminati. Arriverà dunque nella seconda metà del 2022, con prezzi che vanno dai 74.470 euro per la GT agli 85.200 per la Modena, mentre per la Trofeo si parte da 114.950 euro. Onestamente, se si butta un occhio alla concorrenza e alla Levante stessa, le cifre, proporzionate a quanto si porta a casa, non sono nemmeno esagerate.